Ciao a tutti, io sono Luca e questo video è per quelle persone che stanno imparando la lingua italiana. In particolare questo video è pensato per quelle meravigliose persone che capiscono l'italiano ma vorrebbero imparare nuove parole e nuove espressioni. Mi riferisco a quelle persone che non hanno problemi a capire l'italiano, però quando parlano si rendono conto di non conoscere determinate parole. Se sei una di queste persone ti consiglio vivamente di iscriverti al canale perché su questo canale pubblico regolarmente lezioni su vari aspetti della lingua e della grammatica italiana. Detto ciò, in questa lezione volevo prendere questo oggetto come spunto per spiegare alcune parole, alcune espressioni italiane. Ecco, spero che lo vediate bene. Probabilmente avete capito che cos'è. Come si chiama questo oggetto? Questo oggetto si chiama volantino. Questo è un volantino. Per indicare questo oggetto in italiano usiamo il sostantivo maschile volantino. Che cos'è un volantino? Un volantino fondamentalmente è un insieme di fogli di carta su cui sono stampate delle pubblicità. Questo è il volantino di un negozio di elettronica. Ecco, per par condicio ho preso tre volantini di tre negozi di elettronica che sono concorrenti. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Quindi non sto facendo la pubblicità a questo negozio, semplicemente ho preso questi volantini. Quindi ecco, qui con me ho tre volantini, primo volantino, secondo volantino, terzo volantino. Ecco, una cosa che ci tengo a precisare è questa: la parola volantino può riferirsi sia a questo oggetto che ha più fogli, sia ai fogli singoli, cioè un volantino può avere uno o più fogli. Questi volantini sono delle specie di libretti e sono composti da più fogli, da più pagine. Di solito i negozi sui loro volantini mettono i prodotti in offerta. Cosa vuol dire in offerta? Vuol dire che in un determinato periodo vengono venduti a un prezzo scontato, con un grande sconto. Ecco, fate attenzione che in italiano l'espressione in offerta ha questo significato specifico. Quindi se io dico che in un dato periodo un prodotto è in offerta, vuol dire che in quel periodo viene venduto con uno sconto piuttosto significativo, di solito del 30, 40, anche 50%. Per esempio, qui vedete sulla prima pagina di questo volantino c'è scritto 50 prodotti al 50%, sottointeso 50% di sconto. Se un prodotto viene venduto con il 50% di sconto, significa che costa la metà, cioè ve lo fanno pagare la metà. Master Combo! Allo stesso modo su quest'altro volantino vedete qui sconto 30%, fino al 50% di sconto, fino al 60%. Vedete qui migliaia di prodotti con sconti fino al 60% addirittura. Allora, vediamo che tipo di prodotti vendono i negozi di elettronica, o meglio, vediamo come si chiamano questi oggetti in italiano. Allora, c'è questo oggetto qui che sicuramente avete riconosciuto, in italiano si chiama frigorifero, frigorifero è il nome completo, andrebbe chiamato frigorifero, ma quasi tutti lo chiamano semplicemente frigo. C'è anche chi lo chiama frigor con una R, ma questa è un'altra storia. Monster! Ecco, vedete qua ci sono vari tipi di frigorifero, i vari frigoriferi che vengono venduti in questo negozio. Qui c'è il prezzo, cioè quanto costa ciascuno, e accanto a ciascun prezzo c'è lo sconto che viene fatto, perché come vi dicevo, sui volantini di solito vengono indicati i prodotti in offerta promozionale. Questo oggetto l'avete sicuramente riconosciuto. Che cos'è? È un televisore. Televisore è un sostantivo maschile, quindi diciamo il televisore. Qui vedete su queste pagine ci sono altri televisori. Spesso gli stranieri che studiano l'italiano mi chiedono quale sia la differenza tra la parola televisore e televisione. Allora, innanzitutto televisore maschile,
televisione femminile, quindi il televisore, la televisione. Entrambi i sostantivi terminano per e, però uno è maschile e uno è femminile. Detto ciò, c'è un'altra differenza. Il televisore indica l'oggetto concreto, quindi io direi che questo negozio vende televisori, mentre invece il sostantivo televisione è più astratto, indica anche l'insieme dei programmi che vengono trasmessi, quindi la televisione è un concetto più astratto. Quindi se ci vogliamo riferire all'oggetto concreto usiamo la parola televisore, il televisore, i televisori. Se invece ci riferiamo all'insieme dei programmi, al mondo dello spettacolo, eccetera, eccetera, diciamo la televisione. Quindi se voi comprate un oggetto di questo tipo dovreste dire che avete comprato un televisore, non che avete comprato una televisione. Poi qui c'è un oggetto molto interessante, molto popolare, che è fondamentalmente un portatile. Ecco, in italiano questo tipo di computer viene chiamato portatile, un computer portatile. Ecco qua vedete altri portatili, no? Con il monitor più o meno grande, ci sono i portatili col monitor da 15 pollici e i portatili col monitor da 13-14 pollici. Comunque viene chiamato portatile proprio per distinguerlo da questo tipo di computer che ultimamente non è più molto popolare. Vedete, questo è un computer da tavolo. Questo è un computer da tavolo, questo è un monitor. Poi vabbè, chiaramente gli oggetti più popolari in questo periodo sono i telefoni. Qui come vedete c'è una pagina intera dedicata ai telefoni. Poi ecco, i negozi di elettronica di solito vendono anche quelli che in italiano definiamo i grossi elettrodomestici. Vi ho fatto vedere prima il frigorifero. Ecco, il frigorifero è un grosso elettrodomestico. Ovviamente poi c'è anche la lavatrice. La lavatrice è questo oggetto che viene usato per lavare i vestiti. In italiano il sostantivo lavatrice termina per e ed è un sostantivo femminile. Poi delle lavatrici vi indicano la classe energetica, cioè quanto consuma. Adesso la classe energetica migliore in assoluto credo che sia A con 3 più, quindi A più più più. Vi indicano il numero massimo di giri al minuto quando fa la centrifuga e vi indicano il carico massimo, cioè quanti vestiti potete mettere. Per esempio questa lavatrice ha un carico massimo di 9 kg, questa di 8 kg. Ecco, poi un altro oggetto scontato, addirittura con il 50% di sconto, è questo. Questo è un microonde, un forno microonde. Volendo si può dire anche forno a microonde. Diciamo che la maggior parte delle persone dice semplicemente microonde, quindi usa la parola microonde come sostantivo. Nessuno dice un forno a microonde, tutti dicono il microonde. Ecco, poi questi negozi di solito vendono anche i ferri da stiro. I ferri da stiro sono questi oggetti che servono per stirare. A proposito, se vi state chiedendo perché si dica ferro da stiro e non ferro per stirare, ecco, qualche tempo fa avevo fatto un video proprio su questo argomento, cioè un video sulla preposizione da usata con valore finale. Qua in alto vi metto il link, mi raccomando, dategli un'occhiata. Ecco, questo invece che cos'è? Questo in italiano viene definito condizionatore, un condizionatore. Questo è un oggetto che serve per raffreddare l'aria, in particolare d'estate quando è caldo e umido. Alcune persone in casa hanno il condizionatore e quindi quando fa veramente caldo lo accendono e rinfresca le stanze. Nei commenti qua sotto magari fatemi sapere se conoscevate tutte queste parole o se in realtà effettivamente c'erano alcune parole che non conoscevate. Qua in alto vi lascio il link a un altro video che vi consiglio vivamente di guardare se volete imparare bene l'italiano. Mi raccomando, dategli un'occhiata.